Come trasformare le sconfitte in vittorie. Lezioni di crescita personale. Alla fine di questo video avrai una visione diversa delle sconfitte. Non solo le vedrai come parte inevitabile del percorso, ma scoprirai anche come sfruttarle per avvicinarti ai tuoi obiettivi. Ti racconterò storie vere e condividerò qualche consiglio pratico per trasformare le cadute in opportunità di crescita. Ognuno di noi ha avuto momenti in cui tutto sembrava perduto e ti confesso che anch'io ho vissuto sconfitte che mi hanno segnato. C'è una cosa che ho imparato. Ogni difficoltà può diventare una spinta per fare meglio. Non voglio solo raccontartelo, voglio dimostrartelo. Sai qual è la cosa sorprendente delle sconfitte? Che spesso nascondono lezioni preziose. Ma siamo troppo presi dal dolore del momento per accorgercene. È come cercare di vedere il sole durante una tempesta. Sempre impossibile, ma è lì, dietro le nuvole. Thomas Edison, l'inventore della lampadina, è l'esempio perfetto. Ha provato e fallito 1000 volte prima di riuscirci, ma per lui ogni tentativo fallito era solo un passo verso la soluzione. Ha detto: non ho fallito, ho solo trovato 10.000 modi che non funzionano. Pensa ora a quanto sia potente avere questa mentalità. E tu? Ti sei mai trovato personalmente in una situazione in cui tutto sembrava contro di te? Scrivilo qui sotto nei commenti. Voglio sapere qual è stata la tua lampadina, quella che ti ha portato ad una svolta. La resilienza è la capacità di adattarsi, di assorbire i colpi e di andare avanti. Non è solo una parola, è una vera e propria abilità che possiamo sviluppare ogni giorno. Un esempio concreto è quello di Oprah. È stata licenziata dal notiziario perché inadatta per la TV. Invece di mollare, ha usato quella sconfitta per spingersi oltre. Oggi è una delle donne più influenti del pianeta e la sua storia ci insegna che non importa cosa gli altri pensino di noi, ciò che conta è come reagiamo. Ogni giorno possiamo allenare la nostra resilienza. Prova a pensare ad un piccolo fallimento recente e a cosa hai imparato da esso. Scrivilo per ricordarlo, perché ogni lezione è un mattoncino del tuo futuro successo. Sai, spesso sottovalutiamo le risorse che abbiamo dentro di noi ed è solo nei momenti più difficili che scopriamo chi siamo veramente. Pensa ad un maratoneta. Durante una gara arriva sempre un momento in cui sembra impossibile continuare. Eppure, chi supera quel momento scopre una forza che non pensava nemmeno di avere. La prossima volta che ti senti sopraffatto, ricordati questo. La forza per superare le difficoltà è già dentro di te. Devi solo trovarla. Alla fine di tutto ciò voglio lasciarti con un messaggio importante. Ogni vittoria nasce da una sconfitta. Non possiamo vincere senza sbagliare, non possiamo crescere senza cadere. La vera differenza la fa il modo in cui scegliamo di reagire. Michael Jordan, considerato il più grande giocatore di basket di sempre, è stato escluso dalla squadra della sua scuola, ma invece di arrendersi ha trasformato quella delusione nella motivazione per allenarsi più duramente. Il resto è storia. Quindi ora tocca a te. Qual è stata la tua più grande sconfitta e cosa ti ha insegnato? Se ti va, condividilo con me qui sotto nei commenti. Sono curioso di leggere le tue storie. Se hai trovato utile questo video, condividilo con qualcuno che potrebbe averne bisogno. E non dimenticare, ogni passo, anche il più piccolo, ti avvicina all'eccellenza. Noi ci vediamo presto, sempre qui su Mixtube, sempre qui con me, Ryzen.